Cari amiche uncinettine, ben ritrovate sul mio canale Federica Crochet. Sono mancata per un po' di tempo, ma sono tornata alla carica con questo nuovissimo progetto. Siamo arrivati finalmente alla stagione calda, quindi si ha voglia di ferie, di mare, di sole, di caldo, e quindi non poteva non mancare che questo bikini realizzato all'uncinetto per le vostre vacanze estive. Per realizzare questo bikini ho utilizzato 2 gomitoli di filato Summer per una taglia S dell'azienda Ophelia Italy. Potete acquistarlo sul loro shop online sul sito www.opheliaitaly.com ed inserendo questo codice avrete uno sconto del 10%. Oltre al filato Summer ho utilizzato anche un uncinetto numero 3,5. Questo filato è adattissimo appunto per realizzare i costumi da bagno, quindi potrete entrare tranquillamente in acqua perché non si appesantirà e si asciugherà molto in fretta. Ma adesso passiamo al tutorial. Per creare il nostro bikini partiremo dalla realizzazione delle coppe del reggiseno. Vado a realizzare un nodino scorsoio. Per una taglia S vado a realizzare 11 catenelle. Per una taglia M realizzerò 15 catenelle, mentre per una taglia L andrò a realizzare 20 catenelle, ma il procedimento rimane sempre lo stesso. Cambierà solamente il numero di catenelle iniziali. Quindi per la mia taglia S andrò a realizzare 11 catenelle. 1, 2, 3. Una volta realizzate le mie 11 catenelle, partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto, vado a realizzare 10 maglie basse. Quindi entro nella seconda catenella e vado a realizzare 10 maglie basse, una maglia bassa in ciascuna catenella sottostante. 2, 3, 9 e 10. A questo punto faccio una catenella, giro il lavoro e vado a realizzare 9 maglie basse. La catenella che abbiamo realizzato non conterà come prima maglia bassa, quindi punterò l'uncinetto nel primo punto e andrò a realizzare 9 maglie basse non contando la catenella. Quindi 1, 2, 3, 8 e 9 maglie basse. Nella decima maglia bassa vado a realizzare 3 maglie basse, tutte e tre nello stesso punto. 1, 2 e 3. A questo punto procedo la lavorazione sul lato opposto, realizzando ancora 9 maglie basse. Nel frattempo vado a nascondere anche il filo d'inizio. 1, 2, 3. Cerco di lavorare le maglie abbastanza strette in modo che non mi serva una fodera per il nostro bikini. 8 e 9. Adesso faccio una catenella, giro nuovamente il lavoro. Come abbiamo detto, la catenella iniziale non conta come prima maglia bassa, quindi punto l'uncinetto nella prima maglia bassa che abbiamo realizzato del giro precedente e vado a fare 10 maglie basse. 1, 2, 3, 9 e 10. Adesso nella maglia successiva andiamo a realizzare 3 maglie basse, tutte e tre nello stesso punto. 1, 2 e 3. Vado a lavorare da quest'altro lato e vado a fare ancora 10 maglie basse. 1, 2, 3,
e 10. A questo punto faccio una catenella, giro il lavoro e procedo facendo 11 maglie basse, 1, 2, 3, 11 maglie basse. Nel 12° punto vado a fare 3 maglie basse, tutte e 3 nello stesso punto, 1, 2 e 3, e continuo la lavorazione da quest'altro lato, sempre facendo 11 maglie basse, 1, 2, 3 e 11. Faccio una catenella, giro il lavoro e continuo a ripetere la stessa lavorazione che abbiamo fatto finora, aumentando una maglia di ogni giro e facendo sempre nella maglia centrale 3 maglie basse che costituiranno la curva della nostra coppa. Una volta arrivate alla misura desiderata non andiamo a tagliare il filo ma andiamo a realizzare il bordo. Per la mia misura ho realizzato 26 maglie basse da un lato, 26 maglie basse dall'altro e le 3 maglie basse nella catenella centrale, nella maglia bassa centrale, per un totale di 55 maglie basse. Adesso andiamo a realizzare il bordo facendo 2 catenelle, 1 e 2, giriamo il lavoro, filo sull'uncinetto, saltiamo un punto e andiamo nel punto successivo, quindi nella terza maglia bassa, e andiamo a fare una mezza maglia alta. In questo modo, una catenella, filo sull'uncinetto, saltiamo il punto successivo e andiamo in quello dopo, realizzando una mezza maglia alta. Una catenella, filo sull'uncinetto, saltiamo questo punto, entriamo nel successivo e facciamo una mezza maglia alta fino ad arrivare in cima. Arrivate a questo punto faccio la mia catenella, filo sull'uncinetto, punto l'uncinetto nella maglia successiva e faccio la mia mezza maglia alta. Catenella, filo sull'uncinetto, punto l'uncinetto nella catenella successiva e faccio la mia mezza maglia alta, la mia catenella, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e faccio la mia mezza maglia alta in modo da creare l'aumento. Catenella, filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e faccio la mia mezza maglia alta. Catenella, filo sull'uncinetto, salto un punto ed entro in quello successivo e faccio la mezza maglia alta. Filo sull'uncinetto, salto un punto ed entro in quello successivo e continuo così fino ad arrivare alla fine. Adesso giro il lavoro. Nel primo archetto vado a realizzare 5 maglie alte, quindi filo sull'uncinetto ed inizio le mie 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5. E nell'archetto successivo vado a fare una maglia bassissima, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto successivo e vado a realizzare ancora 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5 e nell'archetto successivo vado a fare una maglia bassissima e continuo così fino alla fine del giro. Adesso che sono arrivata alla fine entro sempre nello stesso archetto e chiudo con una maglia bassissima. Ora non andiamo a tagliare il filo ma andremo a realizzare un reticolo per il cordoncino proprio alla base del nostro reggiseno. Andiamo ad avviare 2 catenelle, 1 e 2, andiamo a saltare 2 giri, quindi i giri sono questi, 1 e 2, e andiamo a lavorare una mezza maglia alta al giro successivo. 1, 2, nel terzo giro praticamente andiamo a lavorare una mezza maglia alta. Ancora 2 catenelle,
filo sull'uncinetto, saltiamo 2 giri, 1 e 2, andiamo a puntare l'uncinetto nel terzo giro e facciamo una mezza maglia alta, creando questo reticolo per far passare il cordoncino. 2 catenelle, filo sull'uncinetto, saltiamo 2 giri, 1, 2, entriamo nel terzo e facciamo la nostra mezza maglia alta e proseguiamo fino alla fine. Arrivate qui all'angolo, faccio le mie 2 catenelle, filo sull'uncinetto e vado ad agganciarmi magari all'interno dell'archetto o della catenella. Per comodità agganciamoci all'interno dell'archetto. Vado a chiudere con una maglia bassissima sulla prima maglia alta che abbiamo realizzato del nostro ventaglio. In questo modo faccio la mia catenella di sicurezza e posso andare a tagliare il filo. Andremo a realizzare 2 coppe. Ora andiamo a realizzare il cordoncino che andrà intorno al collo. Facciamo il nostro cappiolino iniziale, in questo modo, mettiamolo un attimo da parte, prendiamo la coppa ed andiamo a puntare l'uncinetto nella terza maglia alta che abbiamo realizzato per creare il ventaglio. Quindi andiamo a lavorare nel ventaglietto centrale, puntiamo l'uncinetto nella terza e andiamo ad agganciare il filo. In questo modo andiamo a realizzare 100 catenelle. 1, 2, 3 e vado a fare la stessa cosa anche sull'altra coppa. Quindi questi sarebbero i laccetti che andranno poi messi intorno al collo. Adesso andiamo a realizzare un cordoncino che andrà intrecciato attraverso questo reticolo del fondo di entrambe le coppe. Prendiamo il nostro filato, facciamo come al solito il nostro cappietto scorsoio e andiamo a realizzare minimo 200 catenelle oppure di più, io ne farò 200. Una volta realizzate le nostre 200 o più catenelle, andiamo a realizzare una catenella in più e torniamo indietro partendo dalla seconda catenella con tutte maglie bassissime, creando appunto il nostro cordoncino. Quindi andremo a fare 200 maglie bassissime. Una volta terminato il nostro cordoncino possiamo andare ad inserirlo nella parte bassa delle nostre coppe. Facendolo passare a zig zag in questo modo attraverso il reticolo che abbiamo creato. Ed ecco qui le nostre 2 coppe terminate. Passiamo adesso alla realizzazione dello slip. Lo slip verrà lavorato dal basso verso l'alto, prima la parte davanti e poi la parte dietro. Quindi andiamo a lavorare adesso la parte avanti, iniziando con un nodino scorsoio e 11 catenelle. 1, 2, 3, 10 e 11. Partendo dalla seconda catenella, dall'uncinetto, andiamo a realizzare tutte maglie basse, quindi per un totale di 10 maglie basse. 1, 2, 3, 9 e 10. Una catenella e giriamo il lavoro. Entriamo nella prima maglia bassa e andiamo a realizzare ancora altre 10 maglie basse. 1, 2 e 10. Una catenella, giro il lavoro e continuo così fino ad arrivare ad un'altezza di circa 6 cm. Arrivata alla lunghezza di 6 cm, che corrispondono indicativamente a 15 giri, iniziamo ad alternare, ovvero nel primo giro faccio ancora una catenella, giro il lavoro
rientro nel primo punto e faccio ancora un giro di maglie basse. E 10, una catenella, giro il lavoro, vado a fare una maglia bassa nella prima maglia bassa perché la catenella non conta come maglia bassa. Nella seconda maglia bassa sottostante vado a fare un aumento, ovvero vado a realizzare 2 maglie basse. Nelle seguenti 6 maglie basse successive vado a realizzare una maglia bassa in ciascun punto. 1, 2 e 6. Nella penultima maglia vado a fare ancora un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, e nell'ultima vado a realizzare una maglia bassa. Una catenella, giro il lavoro. A questo punto procedo con tutte maglie basse, quindi rientro nella prima maglia bassa, 2, 10, 11 e 12. Una catenella, giro il lavoro, nella prima maglia bassa andiamo a fare una maglia bassa, nella seconda vado a fare un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, nei punti successivi vado a realizzare una maglia bassa, fino ad arrivare al penultimo punto, nel quale andrò a fare il mio aumento. E nell'ultimo punto ancora una maglia bassa. E ripeto questa sequenza, quindi con l'alternarsi di un giro di maglie basse e un giro di maglie basse con aumento nella seconda e nella penultima maglia bassa sottostante, finché non avrò una misura di 18 cm, oppure fino al raggiungimento dell'altezza desiderata. Ho terminato il pezzo davanti e dal 16° giro ho iniziato ad alternare un giro di maglie basse e un giro di maglie basse con un aumento nella seconda e nella penultima maglia bassa, e ho proseguito la lavorazione per 48 giri e un'altezza di 18 cm. Tutta la parte davanti ha una lunghezza totale di 24 cm. Possiamo tagliare il filo. Adesso andiamo a fare la parte di dietro. Per fare la parte dietro andremo ad agganciarci con l'uncinetto nella prima catenella iniziale del pezzo davanti, in questa, e procederemo facendo un giro di maglie basse, in questo modo, andando a nascondere anche i fili dell'inizio del lavoro. Faccio una catenella, giro il lavoro e proseguo la lavorazione come ho fatto per la parte davanti. Quindi andrò ad alternare i giri, andrò a fare un giro di maglie basse come questo che abbiamo fatto, dopodiché andrò ad alternare un giro con un aumento nella seconda maglia bassa e nella penultima. Iniziamo insieme il secondo giro, entriamo nella prima maglia bassa perché la catenella non conta come maglia e andiamo a fare la nostra prima maglia bassa. Nella seconda maglia bassa sottostante andiamo a realizzare il nostro aumento. Nel punto successivo andiamo a fare una maglia bassa, nel punto successivo ancora una maglia bassa e continuo con tutte maglie basse fino ad arrivare alla penultima maglia. Questa è la penultima maglia e in questo punto vado a fare un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. Entro nell'ultima maglia e faccio la mia maglia bassa, una catenella, giro il lavoro e vado a fare un giro di maglie basse. Quindi rientro nella prima maglia bassa e vado a realizzare un giro di sole maglie basse.
catenella, giro il lavoro, entro nella prima maglia e faccio la mia maglia bassa. Nel secondo punto vado a realizzare il mio aumento. Una maglia bassa nelle maglie basse successive fino ad arrivare al penultimo punto e nel penultimo punto vado a fare il mio aumento. Concludo con una maglia bassa sull'ultimo punto, faccio una catenella e giro il lavoro e vado a fare il mio giro di maglie basse e continuo così fino al raggiungimento della misura desiderata. Ricordiamoci sempre che la parte posteriore almeno ha 4 giri in più rispetto alla parte davanti. Terminata anche la parte posteriore, non andiamo a tagliare il filo, ma adesso andremo a realizzare la bordura. Per la parte posteriore ho realizzato 48 giri come nella parte anteriore, più altri 4 giri, quindi ho fatto un totale di 52 giri. Per la bordura andiamo a realizzare 2 catenelle, 1 e 2, giriamo il lavoro, saltiamo una maglia e andiamo a lavorare una mezza maglia alta nella maglia bassa successiva. In questo modo, una catenella, filo sull'uncinetto, salto una maglia, entro in quella successiva e vado a lavorare una mezza maglia alta. Ancora una catenella, filo sull'uncinetto, salto un punto e entro nel punto successivo e vado a lavorare una mezza maglia alta creando questi archetti e procedo in questa maniera per tutto il bordo. Adesso giriamo il lavoro e vado a realizzare 5 maglie alte nel primo archetto. 1, 2, 3, 4 e 5. Nell'archetto successivo vado a fare una maglia bassissima. Vado nel terzo archetto e ancora una volta vado a fare 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Mentre nell'archetto successivo vado a fare una maglia bassissima. In questo modo richiameremo il bordino che abbiamo realizzato per il reggiseno e continuo in questo modo alternando un archetto con 5 maglie basse e un archetto con una maglia bassissima fino ad arrivare alla fine del bordo e poi vado a fare la stessa cosa per la parte davanti. Una volta terminati entrambi i bordi andiamo a realizzare un cordoncino avviando 90 catenelle. Una volta lavorate le 90 catenelle torniamo indietro realizzando una maglia bassissima in ciascuna catenella sottostante. Il cordoncino si presenta in questo modo. Adesso non andiamo a tagliare il filo, ma andremo a lavorare anche sul lato del nostro slip. Agganciamo il cordoncino facendo 3 maglie basse nel primo giro, 1, 2, 3 maglie basse. Nel secondo giro andiamo a fare una maglia bassissima in questo punto. Nel giro successivo andiamo a realizzare ancora 3 maglie basse, 1, 2 e 3. Ancora una maglia bassissima nel giro successivo e ancora 3 maglie basse, 1, 2 e 3. E continuo realizzando questa bordura fino alla fine del nostro costume. Quindi vado a lavorare tutto il laterale fino ad arrivare dall'altro lato. Ho terminato la bordura e adesso andiamo a realizzare un altro cordoncino senza tagliare il filo.
Avviamo quindi 90 catenelle, dopodiché torniamo indietro realizzando una maglia bassissima su ogni catenella sottostante, come abbiamo fatto con il cordoncino precedente. Adesso andiamo ad agganciare il cordoncino puntando l'uncinetto nel primo archetto che abbiamo realizzato e facendo una maglia bassissima. Faccio la mia catenella di sicurezza e taglio il filo. Adesso non ci resta che fare lo stesso procedimento anche dall'altro lato per completare così il nostro slip. Ed eccolo qui il bikini finalmente terminato. Io spero che vi piaccia e noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao!